Immaginate un'azienda, una multinazionale così potente da non avere solo dipendenti, ma un esercito privato di 250.000 uomini, il doppio dell'intera forza militare del Regno Unito dell'epoca. Un'azienda che non si limita a vendere prodotti, ma conia la propria moneta, scrive le proprie leggi, gestisce tribunali e governa sul destino di 200 milioni di persone. Se pensate che le big tech di oggi abbiano troppo potere, non avete ancora incontrato la Compagnia delle Indie Orientali. Fondata in una piccola stanza di Londra il 31 dicembre del 1600, questa società ha inventato il capitalismo moderno, ha scatenato rivoluzioni in America e ha ridotto in ginocchio l'economia più ricca del pianeta, l'India. Ma come ha fatto un gruppo di mercanti a trasformarsi in un leviatano sovrano? E soprattutto, come ha fatto un gigante così immenso a crollare sotto il peso dei propri debiti? Oggi scaviamo nell'ascesa e nel crollo finanziario della Compagnia delle Indie Orientali, la storia del primo, vero gigante, too big to fail della storia. Vendete subito! Comprate quelle azioni, forza! Giù di 5 punti, dobbiamo chiudere ora! Tutto comincia con un foglio di carta e una firma reale. La regina Elisabetta I concede a un gruppo di mercanti avventurieri il monopolio assoluto del commercio a est del Capo di Buona Speranza. Ma c'è un enorme problema. Viaggiare verso le Indie è un suicidio finanziario. Una spedizione può durare 3 anni. Le navi affondano, i pirati attaccano, le spezie marciscono. Per risolvere questo, la Compagnia delle Indie Orientali introduce un'innovazione che oggi diamo per scontata, ma che allora era rivoluzionaria, la Joint Stock Company, società per azioni. Inizialmente operavano con il sistema dei viaggi separati. Immaginate di fare una colletta per una singola spedizione. Al ritorno vendete tutto, vi dividete i soldi e la società finisce lì. Questo però rendeva impossibile costruire infrastrutture permanenti come porti e magazzini, le cosiddette factories. La svolta avviene nel 1657. La Compagnia delle Indie Orientali ottiene un capitale azionario permanente. Innovazione istituzionale. Per la prima volta nella storia, la proprietà, gli azionisti, viene separata dalla gestione, i direttori. La compagnia diventa un'entità immortale che può accumulare ricchezza decennio dopo decennio. È la nascita della borsa moderna presso la East India House di Londra. Gli azionisti non sono più solo mercanti, ma aristocratici e piccoli risparmiatori attratti dai dividendi. Società per azioni. Molti investitori finanziano una spedizione. Profitti condivisi e rischi ridotti. Se questo video ti sta piacendo o ti è stato utile, ti invito a lasciare un like e ad iscriverti al canale attivando la campanellina. È un piccolo gesto che per me fa un'enorme differenza. E già che ci sei, fammi sapere la tua nei commenti qui sotto. Leggo sempre tutto. Nel suo primo secolo la Compagnia delle Indie Orientali era quasi una perdente. Gli olandesi della VOC erano più aggressivi e controllavano brutalmente le isole delle spezie. Gli inglesi, messi all'angolo, furono costretti a un pivot strategico verso l'India, allora dominata dal ricchissimo impero Mughal. Questa mossa disperata si rivelò la più grande fortuna della storia aziendale. I mercanti capirono che l'India non era solo terra di spezie, ma il centro manifatturiero mondiale di tessuti pregiati. Se guardiamo i dati di quel periodo, la crescita è impressionante. Nel 1603 la compagnia partiva con un capitale modesto di circa 60.000 sterline, quasi tutto investito in metalli preziosi per comprare pepe. Ma solo 10 anni dopo, nel 1613, gli investimenti erano già balzati a oltre 272.000 sterline. La vera esplosione avvenne verso la fine del secolo. Nel 1680 il capitale accumulato sfiorava il 1.000.000 di sterline. Il motivo? Il cotone indiano, il calicò e il chintz era diventato un fenomeno di massa in Europa. Mentre il consumo di pepe era limitato dalla gastronomia, la domanda di moda indiana non conosceva confini.
arrivando a rappresentare oltre il 70% di tutto il business della compagnia. Questa mappa mostra la storica rotta commerciale dall'Indonesia all'India, fondamentale per il commercio di tessuti pregiati come il chintz e il calicò. Il 1757 segna il passaggio definitivo della Compagnia delle Indie Orientali da mercante a sovrano. La battaglia di Plassey è spesso descritta come un evento eroico, ma in realtà fu un hostile takeover, un'acquisizione ostile orchestrata con mazzette e tradimenti. Robert Clive non vinse grazie a una superiorità tattica schiacciante, ma grazie a un accordo finanziario segreto. Si alleò con i Jagat Seth, la famiglia di banchieri più potente dell'India, che era stanca dell'instabilità del Nawab del Bengala. I banchieri finanziarono il tradimento dei generali del Nawab e la battaglia fu vinta prima ancora di sparare il primo colpo di cannone. Il bottino fu spaventoso. Clive ricevette personalmente una ricompensa che oggi varrebbe oltre 25 milioni di sterline, mentre i forzieri della compagnia vennero riempiti con 2,5 milioni di sterline, prelevati direttamente dal tesoro del Bengala. Da questo momento, la Compagnia delle Indie Orientali non deve più chiedere il permesso per commerciare. Ha comprato le chiavi dell'intera regione. Mentre la battaglia infuriava, il denaro fluiva dai banchieri ai comandanti militari. Nel 1765 la Compagnia delle Indie Orientali ottiene il Diwani dall'imperatore Mughal, il diritto legale di riscuotere le tasse fondiarie in Bengala, Bihar e Orissa. Questo è il money glitch definitivo della storia economica. Immaginate il cambio di modello di business. Prima, per comprare seta e cotone, la compagnia doveva portare argento dall'Inghilterra. Ora usa le tasse riscosse dai contadini indiani per comprare i prodotti di quegli stessi contadini e rivenderli in Europa. In termini contabili, i costi di acquisto della merce scendono quasi a zero, mentre i ricavi restano altissimi. A Londra gli investitori impazziscono. Se nel 1757 il prezzo dell'azione oscillava intorno alle 150 sterline, dopo l'acquisizione dei diritti fiscali nel 1765, il titolo sale a 190, fino a toccare un picco speculativo tra le 276 e le 284 sterline nel 1769. La compagnia non è più percepita come un'azienda soggetta ai rischi del mare, ma come un impero con entrate garantite e perpetue. I prezzi stanno volando. Alla nostra fortuna, amici! Salute! Ma sotto la superficie di questo impero fiscale, il castello di carte stava già tremando. La Compagnia delle Indie Orientali si ritrovò prigioniera di un paradosso letale. Possedeva territori immensi, ma era sull'orlo della bancarotta tecnica per mancanza di liquidità. La speculazione selvaggia e la corruzione interna portarono allo scoppio della bolla del Bengala nel 1769, con le azioni che crollarono del 55%. La situazione precipitò nel 1772 a causa di una crisi del credito globale innescata dal banchiere londinese Alexander Fordyce. Fordyce aveva scommesso pesantemente allo scoperto quello che oggi chiamiamo shorting, sulle azioni della stessa compagnia, perdendo somme astronomiche e scappando in Francia. Il crollo della banca di Fordyce trascinò decine di altri istituti in tutta Europa. La Compagnia delle Indie Orientali, impossibilitata a pagare i propri debiti verso lo Stato britannico, dovette ammettere un buco di oltre 1,3 milioni di sterline. Il gigante che governava milioni di persone era diventato ufficialmente insolvente. Ridatemi subito i miei soldi! Presto, aprite quelle porte, rivogliamo tutto! Perché un'azienda che riscuoteva milioni in tasse era senza un soldo? La risposta risiede nei costi di gestione della sua immensa forza militare. Intorno al 1830, l'esercito della Compagnia delle Indie Orientali aveva raggiunto dimensioni colossali, tra i 250.000 e i 280.000 effettivi.
Per darvi un'idea, nello stesso periodo l'esercito regolare britannico contava circa la metà degli uomini, tra i 100.000 e i 130.000. Non era solo una questione di numeri, ma di struttura. L'esercito aziendale era composto per la stragrande maggioranza, circa 7 uomini su 8, da soldati indiani, i sepoys, addestrati secondo gli standard europei ma guidati da ufficiali britannici. Mentre l'esercito nazionale britannico era finanziato dalle tasse dello Stato, quello della compagnia doveva essere pagato interamente con i profitti commerciali e fiscali dell'azienda stessa. Il mantenimento di questa macchina da guerra arrivò a divorare tra il 70 e l'80% di tutte le entrate. La compagnia era caduta in una trappola imperiale. Doveva espandersi per ottenere nuove tasse, ma ogni nuova conquista richiedeva più soldati, rendendo l'azienda sempre più povera di liquidità reale. Attenti, compagnia! Presentat arm! Avanti, marci! Il momento più oscuro della gestione aziendale arriva nel 1770. Una siccità prolungata porta al fallimento totale dei raccolti in Bengala. In una nazione normale, il governo avrebbe allentato la pressione fiscale o distribuito aiuti alimentari. Ma la Compagnia delle Indie Orientali non è uno Stato, è un'azienda con azionisti a Londra che pretendono i loro dividendi. Invece di intervenire per salvare la popolazione, la compagnia aumentò la pressione fiscale sui sopravvissuti e punì brutalmente chi non riusciva a pagare. Tutto per garantire che il dividendo del 12,5% non venisse toccato. Il risultato fu una catastrofe umana senza precedenti. Morirono 10 milioni di persone, circa un terzo della popolazione della regione. Oltre all'orrore morale, fu un suicidio economico. Senza contadini per lavorare la terra e senza artigiani per tessere il cotone, la base produttiva che generava la ricchezza della compagnia fu distrutta. La logica del profitto trimestrale aveva annientato il valore a lungo termine dell'intero impero aziendale. Questi disegni catturano la disperazione di un popolo abbandonato al proprio destino, circondato da terre desolate. Mentre la compagnia, come istituzione, affogava nei debiti, i suoi dipendenti individuali diventavano scandalosamente ricchi. Erano i nabobs, giovani uomini di umili origini che partivano per l'India con stipendi da fame e tornavano dopo pochi anni con fortune colossali. La compagnia pagava poco i suoi funzionari, ma permetteva loro di condurre commerci privati all'interno dell'Asia. Questo creò un conflitto di interessi permanente. I funzionari usavano i soldati della compagnia per estorcere denaro, accettavano tangenti dai regnanti locali e truccavano i prezzi delle merci. Per riportare questi capitali in Inghilterra senza attirare i controlli del fisco, utilizzavano diamanti o giravano il denaro attraverso compagnie olandesi rivali. Una volta a Londra questi nuovi ricchi compravano castelli e seggi in Parlamento. Entro il 1780 ben 27 parlamentari erano ex funzionari della Compagnia delle Indie Orientali, formando una lobby potentissima capace di bloccare qualsiasi tentativo di controllo statale sull'azienda. Sbrigatevi, sciocchi! Ogni sacco vale più della vostra intera vita. Fate attenzione! Nel 1773 la crisi finanziaria della compagnia raggiunse un punto di rottura che il governo britannico non poteva più ignorare. La Compagnia delle Indie Orientali era diventata l'architrave del sistema finanziario imperiale. Il suo crollo avrebbe significato perdere il controllo sull'India e rischiare un collasso totale del mercato azionario londinese. Nacque così il primo grande salvataggio di Stato per una multinazionale. Lo Stato britannico concesse un prestito di 1,4 milioni di sterline per evitare la bancarotta. In cambio, però, impose il Regulating Act. Per la prima volta, il Parlamento assumeva una supervisione diretta sulla gestione dell'azienda e nominava un governatore generale per controllare l'amministrazione in India. Era l'inizio della fine dell'autonomia aziendale.
La compagnia aveva scambiato la sua libertà per la sopravvivenza finanziaria, diventando di fatto un braccio armato ma controllato dello Stato britannico. Questo atto è fondamentale per la salvezza della compagnia. Ma guardate quest'oro. È inaccettabile. Il tentativo di salvare la Compagnia delle Indie Orientali ebbe una conseguenza inaspettata a migliaia di chilometri di distanza: la nascita degli Stati Uniti d'America. Per aiutare l'azienda a rimborsare il prestito statale e smaltire l'enorme surplus di tè invenduto, il governo approvò il Tea Act. Questa legge permetteva alla compagnia di vendere il tè direttamente nelle colonie americane a prezzi scontati, eliminando i mediatori e i contrabbandieri locali. Il calcolo politico fu disastroso. I coloni americani non videro il tè a basso costo come un beneficio, ma come un atto di tirannia aziendale protetto dal re. Il 16 dicembre 1773, un gruppo di coloni salì sulle navi della compagnia nel porto di Boston e gettò in mare 342 casse di tè, per un valore attuale di oltre $1 milione. La miccia della rivoluzione americana era stata accesa non da una disputa tra nazioni, ma dalla ribellione contro il monopolio di una multinazionale in crisi. Forza, gettate tutto in mare! Sì, per la libertà! Il XIX secolo fu il secolo dell'agonia commerciale. Le idee del libero scambio, promosse da Adam Smith, iniziarono a dipingere la Compagnia delle Indie Orientali come un'aberrazione economica. Sotto la pressione dei mercanti di Manchester, che volevano vendere i prodotti della rivoluzione industriale in India, il Parlamento smantellò pezzo dopo pezzo i privilegi dell'azienda. Nel 1813 la compagnia perse il monopolio sul commercio indiano e nel 1833 perse anche quello sul tè e sulla Cina. L'azienda smise ufficialmente di comprare e vendere merci. La sua unica funzione era rimasta quella amministrativa: riscuotere le tasse dagli indiani per pagare i dividendi ai propri azionisti e mantenere l'esercito. Ma una società privata che agisce solo come esattore delle tasse non può durare. La grande rivolta del 1857, scatenata dall'insensibilità della compagnia verso le tradizioni dei suoi soldati indiani, fu l'ultimo atto. La ribellione fu repressa, ma lo Stato britannico capì che non si poteva più lasciare un impero nelle mani di un'azienda privata. Nel 1858 tutti i poteri passarono alla corona e il 1 giugno 1874 la Compagnia delle Indie Orientali fu ufficialmente sciolta. Per grazia divina, sciogliamo la Compagnia delle Indie Orientali e assumiamo il governo diretto dei territori indiani. La storia della Compagnia delle Indie Orientali non è solo polvere del passato, è lo specchio del capitalismo moderno. È stata la prima organizzazione a dimostrare che una corporation può accumulare un potere superiore a quello di molti stati, influenzando la geopolitica e le leggi per servire l'interesse privato. Dalle sue innovazioni finanziarie, come la società per azioni, fino ai suoi fallimenti etici, come la gestione delle risorse naturali e delle popolazioni locali, la compagnia ci ha lasciato una lezione brutale. Quando un'entità aziendale diventa troppo grande per fallire, la linea tra interesse pubblico e profitto privato si dissolve, portando a conseguenze che possono durare secoli. Oggi, mentre discutiamo del potere delle big tech o dei salvataggi bancari, stiamo ancora facendo i conti con l'ombra di quel gigante dai piedi d'argilla che, partendo da un piccolo ufficio di Londra, arrivò a possedere il mondo. Dai registri del passato alle reti di domani. Questa è l'era del capitale globale.